Ciao amici, bentornati sul canale YouTube dedicato alle radio amatoriali e professionali. Oggi parleremo di attenuazione, insertion loss, attenuazioni, perdite dei connettori e dei vari cavetti, adattatori e quant'altro. Faremo una misura dei vari codini e adattatori con un analizzatore di spettro in modo da quantificare precisamente quanto perde un codino o anche il singolo connettore, in modo da sfatare vari miti su attenuazioni eccessive e quant'altro. Prima di cominciare però vi ricordo di iscrivervi al canale e di mettere un like al video. Cominciamo! Ok amici, abbiamo impostato l'analizzatore di spettro con il tracking generator attivo in questo modo. Generiamo un livello, un segnale di 0 dBm in uscita dalla porta tracking source e lo andiamo ad ascoltare e rilevare sulla porta RF input. Quindi generiamo 0 dBm, abbiamo impostato il centro banda a 500 MHz, l'inizio a 0 e la fine a 1 GHz, quindi misuriamo tutto lo spettro da 0 a 1 GHz. Come scala abbiamo messo 1 dB per divisione, quindi 1 dB per ogni quadratino, partendo da 5 dBm 0 meno 5. Quindi noi generiamo un segnale a 0, quindi vedremo idealmente se non ci fosse perdita tra l'uscita e l'ingresso, cioè se quello che generiamo in uscita entra dentro subito in ingresso nell'analizzatore senza perdite, dovremmo avere 0 dappertutto, quindi un segnale di 0 su tutte le frequenze. Ora proviamo con il primo cavetto, quindi abbiamo il cavetto che colleghiamo entrata uscita, cavetto lungo circa mezzo metro con connettore N maschio. Cosa abbiamo? Abbiamo, come ci si aspettava, un andamento in cui l'attenuazione, cioè il segnale è più basso all'aumentare della frequenza, ed è normale, ma comunque al massimo di 1 dB e mezzo in questo punto, quindi a 600, 700, 800 MHz circa abbiamo un picco di 1 dB e mezzo di attenuazione. Nelle frequenze radioamatoriali vicino ai 500 MHz, 400 MHz, 450 abbiamo un'attenuazione inferiore al dB, quindi circa 0,7. Se andiamo a mettere un marker intorno ai 430 MHz, leggiamo che l'attenuazione è 0,6 dBm, quindi 0,6 dB di attenuazione per un cavetto, un codino da mezzo metro e due connettori, un cavetto da mezzo metro da 5 mm e due connettori N. Ora proviamo con un altro tipo di cavetto. Con un cavetto di qualità ancora inferiore, sempre da 5 mm ma di qualità inferiore, questo è un RG58CU, il più semplice proprio di cavetti, RG58CU, lungo però circa 30 cm, quindi più corto rispetto all'altro, sempre due connettori N. Abbiamo che nello stesso punto di prima, quindi a 425, 435, abbiamo sempre circa 0,6 dB di attenuazione e la curva è molto simile, abbiamo sempre un massimo di 1,3 circa a 750 MHz, quindi la qualità del cavo per distanze così piccole, per dei cavetti di collegamento tra strumenti, in stazione o comunque tra un rosmetro, un wattmetro e un apparato, è assolutamente ininfluente. Stessa cosa ad esempio se utilizzo un cavo più grosso, adesso proviamo con un cavo RG213.
Ok, adesso abbiamo collegato un RG213 XS lungo circa 1,5 m, quindi notevolmente più lungo rispetto a quello di prima, ma l'attenuazione è aumentata di 0,2 dB su un cavo da 1,5 m. Comunque siamo sempre intorno al mezzo dB. Cosa succede se mettiamo un cavo sempre da 5 mm RG58 lungo 3 metri? Ok, lungo 3 metri. Con il cavetto lungo mezzo metro avevamo 0,6 dB. Con il cavetto da 3 metri abbiamo un'attenuazione che comincia a salire. Infatti vediamo che abbiamo 1,6, quindi abbiamo un dB in più, sempre a 4,30, e notiamo che a 800 adesso abbiamo 2 dB e mezzo. Quindi aumentando la lunghezza del cavo sì che si nota molto la perdita di prestazioni. Ok? Cosa succede se ci mettiamo di mezzo invece degli adattatori? Giusto per capire quanto perde il singolo adattatore. Proviamo. Allora, ritorniamo con la configurazione iniziale, ovvero il nostro cavetto da mezzo metro, 5 mm, due connettori N, perdiamo circa 0,7. Mettiamoci di mezzo un adattatore N, ok, e un NN maschio, quindi due adattatori, da 0,7 di prima passiamo a 0,87, quindi 0,1 dB, cioè è nulla. Ok, quindi si sente tanto dire a volte che gli adattatori perdono tantissimo, invece due adattatori in cascata a 430 MHz perdono 0,1 dB. Cosa succede ora se aggiungiamo al nostro solito cavetto di test da mezzo metro, 5 mm connettore N, in serie ci mettiamo un altro cavetto, quello di prima, il cavetto da 30 cm, sempre connettori N, quindi aggiungiamo praticamente due connettori N maschio e l'adattatore N femmina N femmina. Quanto perdiamo? Andiamo a 1 dB, scarso, 0,99, quindi da 0,7 a 1 dB. Abbiamo aggiunto 30 cm di cavo, due connettori N maschio, un adattatore N femmina N femmina, 0,3 dB. Vediamo adesso cosa succede se aggiungiamo al nostro cavetto di test da mezzo metro, 5 mm con due connettori N, un pezzo da mezzo metro di cavo sempre RG 58 5 mm, però che ha due connettori, invece che N all'estremità ha i due connettori PL, ok, i due connettori PL all'estremità. Ok, quindi andiamo a mettere il nostro adattatore PL femmina N femmina, il cavetto PL, e dall'altro lato abbiamo altro cavetto PL, adattatore da PL femmina a N maschio. Ecco qua. Qui vediamo che la situazione è un po' cambiata. Abbiamo aggiunto solo mezzo metro di cavo, però in più due adattatori e due connettori PL, e vediamo che a 4,30 siamo scesi a 1,6, quindi abbiamo perso 0,9 dB in più.
ma quello che cambia è che perde molto di più alle frequenze alte. Ok, ci sono dei picchi 4 dB a 850 MHz. Questo è dovuto al connettore PL, che fino a 430 non si comporta male, ma andando sopra in frequenza comincia a perdere parecchio. Bene amici, cosa possiamo quindi concludere dopo queste prove che abbiamo effettuato? Sicuramente che c'è attenuazione diversa, come è giusto che sia, tra un tipo di cavo e l'altro, a parità di dimensione, quindi tra due cavi da 5 mm, tra un cavo e l'altro appunto l'attenuazione è diversa, come è giusto che sia anche da specifiche da datasheet, ma questa attenuazione si comincia a notare su distanze, cioè su lunghezze del cavo un po' lunghe, su un cavetto da 30 cm utilizzato per connettere appunto la radio con rosmetro eccetera in stazione. Abbiamo visto che la perdita di inserzione, l'attenuazione introdotta da questa lunghezza anche con cavi diversi è veramente ridotta, quindi ininfluente. A maggior ragione abbiamo visto che la perdita introdotta da un adattatore singolo è intorno allo 0.1 dB, sempre in UHF, 0.1 dB, 0.2 dB, quindi anche questa ininfluente, a meno che non ce ne siano in catena 3-4 cavetti, ciascuno con un adattatore, allora poi si comincia a sommare perdita su perdita e si arriva a valori importanti. Altra cosa è che queste prove le abbiamo fatte specialmente sull'analizzatore, abbiamo visto a 430 in UHF, che è la frequenza, diciamo, a parte i 1200, l'UHF è quella più alta per i radioamatori, quindi quella dove c'è anche 1200 e si va anche oltre, però normalmente nelle radio B-band è quella che insomma è più alta e quindi è dove c'è più attenuazione. Cosa c'è da dire? Che in HF, quindi da 0 a 30, tutti questi discorsi sono ancora più ininfluenti, cioè come si vedeva all'inizio dalla curva di attenuazione del cavo, in HF l'attenuazione è pressoché nulla, quindi che abbiamo un cavo da 5 mm, un cavo da 10 mm, un adattatore piuttosto che l'altro, a quelle frequenze cambia veramente poco, quindi non c'è da preoccuparsi. In UHF la differenza si sente, insomma. Altra cosa possiamo dirla sul PL rispetto al connettore N. Anche qua in HF si usa il PL, infatti tutte le radio in HF hanno il PL. Quando cominciamo ad andare sulle UHF abbiamo visto che il connettore N si comporta meglio del PL, ma questo accade soprattutto sulle frequenze alte, dopo i 500-600 MHz. Allora lì sì che si comincia a vedere veramente la differenza tra il PL e il connettore N. Prima qualcosina si nota, ma non appunto così tanto. Bene, eventualmente faremo poi un altro video di approfondimento sulle attenuazioni diverse tra un cavo e l'altro, quindi qui abbiamo visto più o meno tra connettore, cavetti piccoli, cosa succede, adattatori. Eventualmente possiamo fare un video su marche, quindi tipologie di cavo diverse, vedere come si comportano su lunghezze diverse con le attenuazioni. Intanto, se il video vi è piaciuto vi ricordo di mettere un like e di iscrivervi al canale. Ciao, al prossimo video!